Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul nostro canale. In un video precedente abbiamo introdotto il grafico RRG da un punto di vista puramente didattico. In questo video approfondiremo il suo utilizzo ed in particolare vedremo un po' più nel dettaglio come si leggono i grafici e faremo diversi esempi che riguarderanno i settori di mercato e più nello specifico alcune aziende. Se vi siete persi il video precedente vi suggerisco di andare a vederlo, altrimenti vi sarà difficile capire appieno le analisi che andremo a fare sui vari grafici. Ancora pochi secondi di pazienza e ci rivediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati! Ovviamente vi ricordo che le informazioni riportate in questo video non devono essere interpretate come un incentivo all'investimento o come dei consigli finanziari, ma hanno il solo scopo di informare e di intrattenere. Bene, nel video precedente abbiamo quindi visto quali sono gli indicatori che formano il grafico RRG e come si costruisce. Giusto per ricordarlo velocemente, il grafico è composto da 4 quadranti che rappresentano la fase del ciclo in cui si trova la forza relativa dello strumento in analisi. Partendo dal quadrante in alto a destra, in quest'area troviamo le aziende o i settori leader, caratterizzati da una forza relativa crescente e che quindi stanno tirando e sovraperformando il mercato. Spostandoci in basso ci troviamo nel quadrante delle aziende che si stanno indebolendo, stanno ancora sovraperformando il mercato, ma stanno perdendo momentum, sono quindi prossime ad una inversione del trend. Alla sua sinistra troviamo quindi il quadrante delle aziende ritardatarie, che stanno quindi sottoperformando il mercato. Quando un'azienda si trova in quest'area non dovrebbe far parte del nostro portafoglio di investimento. Infine il quadrante in alto a sinistra rappresenta le aziende in via di miglioramento. Anche se stanno ancora sottoperformando il benchmark, sono comunque in una fase di risalita e stanno riacquistando momentum. Infine l'azienda riacquista anche forza e rientra nel quadrante principale, tornando ad essere leader di mercato. Bene, facciamo a questo punto un esempio in modo da chiarirci le idee. Come vi ho già detto nel primo video, il grafico di rotazione relativa è un marchio registrato della società RRG Research e le equazioni utilizzate per ottenerlo non sono pubbliche. Inoltre le piattaforme che includono questo indicatore sono molto poche e ovviamente a pagamento. Studiando ed analizzando i grafici disponibili gratuitamente sul web, siamo comunque riusciti a ricostruire le equazioni utilizzate ed ottenere una riproduzione dell'indicatore piuttosto fedele. Questo ci ha permesso di svincolarsi dalle piattaforme e sviluppare un nostro strumento di calcolo allineato alle nostre esigenze. Per correttezza, non avendo utilizzato le equazioni ufficiali, in quanto non pubbliche, ed essendo il grafico RRG un marchio registrato, inseriremo le lettere AST prima del nome degli indicatori in modo da differenziarci dalla versione originale ed evitare ogni possibile fraintendimento. Bene, prendiamo come esempio l'indice relativo al settore energetico, XLE, di cui si è parlato molto nell'ultimo periodo a causa del forte aumento dei prezzi. Vediamo quindi il grafico con time frame settimanale degli ultimi 6 anni e l'indicatore di forza relativa utilizzando come benchmark l'S&P 500. Quando si utilizza il grafico RRG generalmente non serve un periodo storico particolarmente esteso. Se si sta utilizzando un time frame settimanale si può fare riferimento ad un periodo storico che va dalle 5-6 settimane fino a un anno. Stringiamo quindi il periodo di riferimento e concentriamoci sull'ultimo anno. Dal grafico della forza relativa è quindi possibile ricavare l'andamento dei due indicatori RS Ratio e RS Momentum che riportano il grafico in alto. Ovviamente se vi siete persi il video precedente in cui spiego come interpretare i due indicatori, vi suggerisco di mettere in pausa e di andare a vederlo prima di continuare. Prendiamo quindi i valori dei due indicatori e inseriamoli nel grafico di rotazione relativa. Partiamo inserendo l'ultimo valore disponibile che rappresenta quindi la situazione attuale. Notiamo immediatamente che ci troviamo nel quadrante principale. Questo significa che il settore energetico è caratterizzato da una performance superiore a quella dell'S&P 500. Inoltre il momentum è superiore a 100 e quindi la forza relativa nell'ultimo periodo sta crescendo anche con un buono slancio. Ma ricostruiamo la curva nel passato, settimana dopo settimana, e andiamo a vedere com'è cambiata la posizione del settore energetico rispetto a quella dell'S&P 500 all'interno del grafico. In totale nel grafico viene mostrato uno storico di 24 settimane, corrispondenti quindi a quasi 6 mesi.
È immediato notare come all'inizio del periodo preso in considerazione, quindi 6 mesi fa, il settore energetico si trovava nel settore in basso a destra e mostrava quindi un indebolimento rispetto all'S&P 500. Dopodiché si è spostato nel quadrante a sinistra, mostrando quindi un deciso calo delle performance. Tornando al grafico dei prezzi della forza relativa, notiamo che effettivamente 6 mesi fa, quindi verso giugno, entrambi si trovavano in una fase di calo. Torniamo al grafico RRG e continuiamo a seguire la curva. Il grafico energetico ha incominciato piano piano a risalire mostrando un aumento del momentum che ha permesso di entrare nel quadrante in alto a sinistra. Infine anche la forza relativa ha ripreso ad aumentare portandoci nel quadrante dei leader di mercato. Vedete quindi come il ciclo che vi ho presentato poco fa sia stato pienamente rispettato. Nell'ultimo periodo vedete come la curva sta puntando verso il quadrante in basso, indicando un indebolimento del settore energetico ed infatti se torniamo sul grafico dei prezzi della forza relativa notiamo una sottoperformance rispetto all'S&P 500. Ma vediamo il grafico un po' più nel dettaglio. La curva è composta da due elementi, la testa e la coda. Come avrete già capito, la testa rappresenta la posizione attuale all'interno del grafico dello strumento in analisi e ci sta dicendo quindi come sta performando rispetto al benchmark. Come abbiamo già visto, la direzione della testa può darci indicazioni molto importanti su quali saranno i movimenti futuri. La tendenza è infatti quella di entrare nel quadrante in basso che indica un indebolimento della forza relativa. Ovviamente ricordiamoci che si tratta solamente di una previsione e come sapete le previsioni nei mercati finanziari raramente poi si avverano. Basta infatti andare un po' più indietro nel tempo ed allungare la coda di qualche altra settimana per vedere come la curva abbia cambiato direzione molto velocemente, ingannandoci su quelle che sarebbero state le performance future. Come avrete già capito, la coda fornisce una rappresentazione nel passato delle performance relative dello strumento che stiamo analizzando. È importante notare che tanto più i nodi sono distanti tra loro, tanto più il movimento del settore è forte. Tanto più invece sono ravvicinati, tanto più indica indecisione. Non a caso infatti i cambi di direzione sono spesso preannunciati da un ravvicinamento o una condensazione dei nodi. Un'altra indicazione della forza del movimento rispetto al benchmark è indicata dalla distanza dei nodi dall'origine degli assi. Tanto più infatti ci si avvicina all'origine e tanto più il nostro strumento in analisi sta avendo performance simili a quelle dello strumento di riferimento. Al contrario, tanto più ci si allontana, tanto più la forza relativa tenderà a crescere o a diminuire. Essendo partiti da un grafico con time frame settimanale, ogni punto rappresenta una settimana. In ogni caso è possibile ottenere il grafico RRG anche con time frame giornaliero o mensile. Quello che state vedendo è appunto il grafico RRG del settore energetico con time frame giornaliero ed una coda di 30 giorni di contrattazione, corrispondenti a 6 settimane. Questa invece è con time frame mensile con una coda di 2 anni e mezzo, quindi 30 mesi. Ovviamente, come per i grafici dei prezzi o qualunque altro indicatore, tanto più si riduce il time frame, tanto più le curve diventano nervose e le informazioni che si possono trarre hanno una validità di più breve periodo. Generalmente il grafico RRG viene utilizzato con un time frame settimanale come quello che abbiamo utilizzato fino ad ora. Un altro esempio in cui il ciclo è stato rispettato molto bene è il settore dei materiali di base XLB. Vedete come sia passato dal quadrante principale, abbia fatto un giro orario e adesso stia rientrando ancora in quello principale. I due esempi mostrati relativi al settore energetico e dei materiali di base sono due esempi che rispettano molto bene la rotazione delle fasi di sovra e sotto performance. Ovviamente non è sempre così. Ci possono essere infatti cambi di direzione repentini causati da diversi fattori, da notizie macroeconomiche o geopolitiche. In questo esempio potete vedere il settore tecnologico rappresentato dalla curva verde che, anziché completare il ciclo, poco dopo essere entrato nel secondo quadrante ha invertito completamente la direzione rientrando ancora nel primo e mostrando quindi nuovamente forza. Questo potrebbe essere un interessante segnale per valutare se investire in questo settore e nelle sue aziende. Il settore dei communication services, rappresentato dalla curva rossa, continua invece a sottoperformare allontanandosi settimana dopo settimana dall'origine degli assi. In questo caso dobbiamo stare molto attenti se in portafoglio abbiamo delle aziende o degli ETF che coinvolgono questo settore. Il grafico RRG è anche molto utile per analizzare la fase del ciclo economico in cui ci troviamo
È possibile infatti inserire tutti i settori del mercato americano e farci un'idea di quali siano quelli più o meno performanti e quindi fare valutazioni riguardo l'acquisto o la vendita di azioni di aziende che appartengono a determinati settori. Prima di acquistare le azioni di una qualunque azienda, indipendentemente dai bilanci e dal modello di business, bisognerebbe infatti sempre cercare di capire la situazione economica del settore a cui appartiene. Quello che state vedendo quindi è il grafico RRG degli 11 settori del mercato americano e per ognuno di essi è possibile fare considerazioni riguardo al quadrante in cui si trova, la lunghezza della coda e la direzione che sta prendendo. Come vedete però incomincia a crearsi un po' di confusione all'interno del grafico, per cui bisogna fare attenzione a non utilizzare delle code eccessivamente lunghe. Senza entrare troppo nel dettaglio possiamo notare che il settore energetico, tecnologico e dei beni discrezionali sono al momento leader di mercato, quindi alcune delle aziende che li compongono dovrebbero già far parte del nostro portafoglio. Il settore finanziario è l'unico presente nel secondo quadrante e come vedete si sta velocemente indebolendo. Se ce l'avete in portafoglio quindi è meglio che iniziate a fare delle valutazioni. Nel quadrante dei ritardatari troviamo il settore del real estate, che però si sta avvicinando molto all'origine degli assi indicando neutralità rispetto al benchmark, l'healthcare, che però sta puntando verso il quadrante in alto, e come abbiamo già visto il communication services, che invece si sta allontanando sempre di più. Per ultimo, nel quadrante del miglioramento troviamo i materiali di base, che molto presto potrebbe diventare un settore leader, e infine il settore industriale, delle utilities e dei beni necessari, che al contrario mostrano qualche indecisione. Ovviamente il grafico di rotazione relativa può essere applicato a qualunque strumento finanziario e quindi anche alle aziende. Senza entrare troppo nel dettaglio, in questo momento vi sto mostrando un gruppo di aziende di diversi settori che appartengono ai leader di mercato e sulle quali potrebbe quindi essere interessante fare delle valutazioni ulteriori. Questo è un gruppo di aziende che si stanno indebolendo e quindi dovremmo valutare se chiudere eventuali posizioni. Queste sono aziende ritardatarie che quindi stanno sottoperformando il benchmark ed infine queste sono aziende in miglioramento su cui varrebbe la pena fare un'analisi più approfondita. I grafici che vi ho mostrato utilizzano tutti come benchmark l'S&P 500, ma il confronto si potrebbe fare anche con il settore a cui l'azienda appartiene, in modo da valutare come sta performando rispetto alle aziende più simili. Ovviamente gli esempi possono continuare, e se siete interessati a sapere la situazione di qualche azienda o settore in particolare, o magari anche delle criptovalute, scrivetecelo nei commenti o nella mail che trovate in descrizione e vi faremo avere il grafico. Stiamo anche pensando di pubblicare un video in cui presentiamo il file Excel che abbiamo sviluppato e che utilizziamo per le nostre analisi. Nel caso fateci sapere se può essere una cosa che potrebbe interessarvi. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che abbiate trovato le informazioni riportate interessanti ed utili. Fateci sapere se conoscevate ed utilizzate già questo strumento ed eventualmente quali sono i vostri criteri per entrare e uscire dal mercato. Ovviamente ricordate che come nessuno strumento in particolare, il grafico RRG non predice il futuro. Non fate quindi affidamento solo a lui per decidere se acquistare o vendere un determinato strumento finanziario. Come avete già visto, è senza dubbio un indicatore molto interessante, utile e particolarmente semplice nella sua interpretazione. E come avrete ormai capito, basta veramente un colpo d'occhio per capire se un'azienda o un settore merita un approfondimento o se invece è troppo rischioso in questo momento. Bene, come sempre se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like, inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci rivediamo molto presto.